passo la parola al docente del Politecnico di Milano, professor Alper Kanilmaz. Grazie Emanuele e grazie BLM, Adige e SIS che mi ha invitato oggi a fare questa presentazione. Alper Kanilmaz, docente del Politecnico di Milano, e oggi rappresento queste 30 persone che stanno in questo momento lavorano nell'ambito di progetto di ricerca europeo LASTS. Oggi vi parlerò un po' di problemi prima, poi vi presenterò le soluzioni che stiamo studiando per risolvere questi problemi. Vorrei iniziare con questo fatto che il nostro settore, fra tutti i settori, ha l'impatto più importante sull'ambiente. 40% di emissioni di CO2 globale è colpa nostra. Dobbiamo fare qualcosa per questo. E un terzo di questa contribuzione è proprio relativo al sistema strutturale, le travi, colonne che stiamo vedendo in quest'aula, tra l'altro sono bellissime, però bisogna fare qualcosa per renderli un po' più efficienti e ridurre il loro impatto ambientale. E il 19 settembre 2050 è attesa che sulla Terra ci sono altri 2,5 miliardi di persone e 230 miliardi di metri quadrati in più di nuove costruzioni. È chiaro che in questo scenario ci saranno molto più infrastrutture, ponti, strutture di energia rinnovabile, edifici, stadi, dove strutture metalliche tubolari hanno una grossa importanza. Già li abbiamo, okay? E avremo molto di più, e mentre questo processo, mentre che costruiamo nuovi ponti, nuovi stadi, nuovi torri eoliche, vogliamo che il nostro impatto sia di meno a livello di CO2. Problema numero uno di queste strutture che abbiamo, strutture tubolari, fragilità locale dei giunti, è una cosa naturale. Il tubo, se collego qualcosa sul tubo, siccome dentro è vuoto, superficie diventa fragile. È stata sempre così negli ultimi 70 anni. La conseguenza è un comportamento meccanico, diciamo, fragile e che richiede un importante spessore del tubo, okay? E ha anche altre limitazioni strutturali, perché per evitare questo dobbiamo usare tante più piastre, bulloni, forature, con tanto spreco di materiale. Okay? Che questo ci riporta al problema numero 2, complessità dell'assemblaggio. Credo qui abbiamo colleghi che fanno ogni giorno questo tipo di lavoro nell'officina, quindi più di loro non possiamo sapere bene come questo è un problema importante. Quindi questo vuole dire più piastre, più bulloni, più forature, più salature, più taglio, vuole dire più tempo di assemblaggio e più scarti e varie cose che vogliamo ridurre. E cosa stiamo pensando noi al Politecnico di Milano assieme a altri 20 partner, fra cui aziende, tra l'altro Adige SIS, che fornisce tutto il know-how e macchine di taglio laser, e altre università, officine e studi di ingegneria. Stiamo cercando di prendere questo nodo a sinistra e renderlo più semplice. Questo, prima volta nella storia, ci permette taglio laser. Con altri metodi di taglio non era possibile per le limitazioni di inclinazione della braccia
metodi di taglio e loro efficienza. Brevemente, cos'è tecnologia taglio laser? È un'operazione robotica che lavora in 3D, ci pensa lei il carico-scarico di un tubo e altri elementi, quindi senza impatto umano oppure impatto umano minimizzato, e taglia in 3D dei profili ad alta precisione, la tecnologia più precisa che abbiamo in questo momento. Errore umano minimo e anche un ambiente di lavoro sicuro, che è un'altra cosa che vogliamo, che si lavora bene, meglio e con meno problemi di sicurezza. E qual è l'idea di questo progetto di ricerca che io vi sto presentando? Utilizziamo questi punti di forza del taglio laser per fare buchi su una colonna, come vogliamo noi, in forma IPE, in forma rettangolare, e qualsiasi forma che vogliamo, e attraversiamo le travi. Quello che succede in un edificio normale che consiste di travi e colonne. Attraversando creiamo questo giunto che vedete a destra e poi dopo mandiamo in cantiere il nodo e poi in cantiere si bullona tutto il resto. Quindi siamo riusciti a semplificare fino qua, quindi vi presenterò alcuni risultati di prove sperimentali di questa idea di giunti passing through con LCT, con taglio laser. Abbiamo già concluso un progetto di ricerca europeo che si chiamava LASTAECON, con 9 partner, di cui 4 aziende. Subito dopo abbiamo chiesto un altro finanziamento più corposo allo stesso Comunità Europea, facendo vedere i nostri risultati, e ci hanno concesso altro finanziamento per continuare a studiare. Quindi ci ha motivato, diciamo, finito un progetto, ci finanziano per un altro, vuol dire che la Commissione Europea anche ci crede nell'idea. E attualmente stiamo facendo questo progetto di LASTS, che finirà il 2025. Qui abbiamo aumentato, più di raddoppiato, la quantità delle aziende sul tavolo. Il primo progetto aveva un budget di 2 milioni di euro e abbiamo fatto circa 90 prove sperimentali con tubi di spessore fra 8.8 e 17 mm, quindi come potete immaginare abbiamo anche visto i limiti della tecnologia che ci serve per orientarci meglio per come usarlo. Diametro tubo 355-508 mm. Tante analisi parametriche utilizzando le prove sperimentali e abbiamo fatto calcolo costi ed impatto ambientale che vi condividerò fra pochi slide. Il progetto che attualmente stiamo facendo ha un budget di 3 milioni di euro e sono previste 122 prove sperimentali, di cui una decina abbiamo già fatto, con profili non solo CHS ma anche stiamo provando profili quadrati, SHS. Okay? Analizziamo comportamento al fuoco sperimentalmente perché crediamo e evidenzieremo che ci sarà anche un beneficio per il comportamento del fuoco grazie a questa idea passing through. E abbiamo, non so se dal logo, i logo vi dicono qualcosa, ma abbiamo due studi di ingegneria e architettura, Grit e Gresh, che ci forniscono i casi studio reali che hanno già costruito con soluzioni standard, e noi che facciamo? Riprogettiamo tutto, i loro casi studio, con giunti LCT per far vedere concretamente quale poi in un progetto reale
la riflessione di questa nostra idea. Infine, obiettivo è dare le linee guida, così ingegneri e architetti lo possono usare. In questi progetti, questo progetto che stiamo facendo, stiamo utilizzando LT24 di ADG6, che è la macchina più adatta che ha proposta dall'azienda al consortium, avendo visto quello che volevamo fare, e che ha queste capacità che copre maggior parte dei profili delle strutture metalliche che noi vogliamo usare, fra CHS e SHS, e anche la potenza di laser, quello che ci soddisfa per tagliare i pezzi che abbiamo in mente. Fino ad oggi cosa abbiamo imparato e così vi condivido. Primo abbiamo studiato, prima del comportamento strutturale, abbiamo voluto studiare se il concetto passing through veramente funzionava. Abbiamo analizzato la zona termicamente alterata, abbiamo quantificato questo su vari aspetti, stiamo quantificando ancora, sono in atto le prove. E abbiamo anche analizzato 3 tipologie di saldature, d'accordo d'angolo a completa penetrazione e parziale penetrazione. Questo grafico vi dice semplicemente che l'idea funziona. E abbiamo messo estensimetri nella parte passante della trave e poi abbiamo inserito la trave dentro e con una prova di carico abbiamo visto che il momento flettente all'interno del tubo è quasi uguale dal momento flettente esterno. Questo vuol dire che c'è un perfetto continuità. Avevamo semplicemente paura che magari questo comportava come una trave semplicemente saltato un tubo, in quel caso questo percentuale sarebbe molto più basso. Quindi, prima cosa fatta è stata validare questo concetto. Funziona. Poi abbiamo studiato le tolleranze, abbiamo cambiato la dimensione del buco per vedere se profili, le piastre nel mercato di solito sono un po' storti, no? Quindi abbiamo anche caratterizzato quanta tolleranza ci vuole per poter attraversare questi elementi. E durante questa operazione abbiamo anche misurato, è stato misurato in questo stabilimento dai colleghi di ADG6, zona termicamente alterata. Esempio che vedete qui è un tubo molto grosso e anche spesso, quindi rappresenta un caso di limite. Sono analisi che stiamo facendo in questo periodo, vi porto prima volta, adesso presento qua questi risultati. E zona termica alterata è molto molto bassa, anche questo è positivo. Aspettavamo un po' perché fra altri tipi di taglio, magari, tranne Waterjet, si sa che taglio laser è molto efficiente per questa operazione, però abbiamo voluto provare con spessori alti, e i risultati sono soddisfacenti. Che tipo di saldatura? Ok, non finisce che attraversiamo il tubo, non finisce lì, dobbiamo fare un minimo di saldatura per rendere tutto stabile. E per questo abbiamo provato diversi tipi di taglio, in questo caso un taglio 90 gradi ortogonale, che crea un buco normale dove inseriamo le piastre e poi saldiamo elementi passanti. Poi abbiamo provato a fare cianfrini e semicianfrini per ottenere un parziale barra completa penetrazione di questa saldatura. Questo è possibile, credo, solo con la tecnologia taglio laser e questo metodo robotica 3D. E abbiamo provato diversi elementi. Qui vedete un tubo rettangolare, qui vedete un tubo circolare. Poi
prove di saldatura che si stanno facendo in 2 stabilimenti, uno in Italia a Movisit e l'altro in Francia, Brynt. In parallelo hanno studiato diversi tubi e profili. Questa cosa che vi sto facendo vedere è molto di università, no? Noi saldiamo fino alla metà, poi facciamo le foto. Prima passato, dopo, per farvi vedere come abbiamo ottenuto la soluzione. Quindi abbiamo studiato soluzioni multipassata, singola passata, tanti parametri. Ecco, il LT24 che stiamo usando proprio ci fa fare questi tipi di taglio, 2D, 3D e poi 2 più 3D, quindi si può anche fare un taglio 90 gradi, poi dopo un altro taglio inclinato per ottenere una soluzione via di mezzo fra ortogonale e inclinato. Quindi stiamo provando anche in questo caso diverse configurazioni. Anche questi risultati adesso si stanno presentando per la prima volta, stiamo lavorando questo periodo, però si può vedere da queste analisi macrografiche, cordone d'angolo è riuscita, è classificata come cordone d'angolo, secondo le normative, per diversi spessori e diversi tubi di diversi diametro. Una passata, multipassata. Okay. Penetrazione parziale, sì. I buchi che vedete qui sono indispensabili perché, come vi ho detto, non possiamo operare dentro il tubo, quello che possiamo fare solo dall'esterno. Quindi sotto vedete che non penetra bene, però cordone d'angolo si può utilizzare in questo modo, mentre penetrazione completa è un argomento un po' più, diciamo, critico. Non ci sentiamo di dire, ok, i nostri saldature sono a completa penetrazione, perché non so se si vede, un minimo di buco rimane, soprattutto quando aumentiamo lo spessore del tubo da 10 mm, 12-16, diventa meno soddisfacente la penetrazione della saldatura. Va bene, cioè, basta che lo sappiamo. Probabilmente l'idea del consortium che stiamo definendo proprio questi anni sarà andare verso cordone d'angolo e penetrazione parziale. Visto questi effetti indagini locali, vi faccio vedere adesso comportamento strutturale. Abbiamo diverse università con attrezzature impressionanti per fare le prove a scala reale. Per esempio in questo caso abbiamo una colonna 355 e una trave IP400. Queste prove sono state fatte in Francia, in INSAR, RAN Institute. A sinistra è un nodo normale, non passante, trave saldato sul tubo. Zona debole, come si può immaginare, dove si collega la trave alla colonna, mentre LCT, soluzione taglio laser, siamo riusciti a spostare la zona debole dalla colonna alla trave. Ingegneri strutturali e strutturisti in quest'aula credo che saranno d'accordo con questo spostamento che è fondamentale per noi, capacity design e varie cose che si può ottenere solo se noi evitiamo il danno sulla colonna. Nel video state vedendo una prova sperimentale di un nodo a 4 vie, quindi le travi passanti in 2 direzioni. Dalle altezze degli uomini potete capire che le dimensioni sono a scala reale. Anche qua la zona debole è sulla trave. Va bene. Colonna senza danno. Cosa vuole dire? Allora, questo grafico fa confronto fra un nodo LCT e un nodo convenzionale.
Nodi LCT hanno resistenza molto superiori, okay? Grazie allo spostamento della zona debole e anche la rigidezza. Ok, non necessariamente noi vogliamo amplificare resistenza e rigidezza delle soluzioni. Questo ci serve per cosa? Per dire questo, guarda, torno al mio argomento di efficienza ambientale e CO2, quantità di materiale. Questo vuol dire che se io normalmente faccio un aggiunto con un tubo spesso 22 mm e una trave saldata sul tubo, se uso giunto passing through posso ridurre significativamente lo spessore del tubo. Quindi meno materiale, soluzione più leggero. Okay? Questo avrebbe ovviamente un impatto sull'intera struttura. Se io riduco lo spessore delle colonne, tutta la struttura diventa meno pesante. Quindi questo guadagno di resistenza e rigidezza noi cerchiamo di utilizzare in questa maniera per rendere la struttura più leggera. Questa idea stiamo applicando anche nelle travi reticolari, che rappresentano un'importante porzione del mercato di strutture metalliche con luci importanti. E la prova che state osservando ha sempre un nodo LCT a sinistra, si vede come se dentro il tubo sono profili attraversati, saldati nell'altro lato del tubo, quadrato in questo caso. Anche qui giunto è sano, quello che si rompe poi alla fine, dopo aver caricato tanto il reticolare e la parte fuori dal nodo. Ok, qui entrano nel discorso benefici costo e CO2. Attualmente un marginale aumento del costo c'è perché tecnologia taglio laser, ovviamente tutte queste caratteristiche uniche hanno un prezzo leggermente più alto rispetto a altri sistemi più tradizionali, però tutto sommato possiamo ottenere un risparmio di costi significativi. In questo caso abbiamo analizzato questo telaio a destra, confrontando LCT e confrontandolo con il nodo tradizionale, il risparmio del costo era circa il 50%. Ovviamente uso meno materiale, meno sprechi, più automatizzato, questo ci fa risparmiare anche CO2 emessa delle operazioni di fabbricazione e produzione dell'acciaio. In questo caso era 70%. Concludo facendovi vedere alcuni casi studio, quindi tutto questo adesso, come vi dicevo inizio, assieme al studio di ingegneria applichiamo alle strutture esistenti, okay, a livello diciamo di simulazioni, quindi in questo caso ci è stato proposto da Grid International in Porto, da Lisbona, una struttura costruita da loro a Porto e insieme abbiamo riprogettato il nodo che vedete sopra, tubi saldati sul tubo, e sotto vedete soluzione passing through ottenuto con taglio laser. A sinistra vedete il disegno della prova sperimentale che forse oggi stanno facendo perché è proprio programmato da settembre a novembre. Scala reale sempre. Siccome non abbiamo ancora i risultati di prove sperimentali, vi faccio vedere analisi e simulazioni che abbiamo fatto. Questo giunto originale, non LCT, carico applicato arriva fino a 164 kN con uno spostamento di 55 mm e parte debole il giunto. Stesso modello con giunto LC, 60% più di carico applicato, quindi ha aumentato la resistenza, e il nodo non è più critico.
Come vi dicevo, queste sono le foto di quest'estate. A sinistra sono le foto forse di questo stabilimento che vediamo a destra, comunque qua. E a destra vedete campioni assemblati da Movisit a Napoli. Secondo caso studio è Legia Park costruito a Liège, Belgium. In questo caso abbiamo il partner belgo, Grace. Ci hanno proposto questa struttura che vedete a sinistra e abbiamo studiato nodo con taglio laser, tubi passanti. Qui il nodo è riuscito a ridurre il peso della zona interessata di circa 40%. Il terzo caso studio è ottenuto con una colonna quadrata, sempre della stessa, proposto dal Grace Belgium. È una stazione di treni a Latvia. In questo caso peso delle travi sono ridotti fino al 30%. Appunto, adesso in questo momento, in questi casi cosa facciamo? Studiamo tutta la struttura e prendiamo una componente e lo portiamo al laboratorio per fare le prove di carico. Campioni tagliati, sono tagliati in questa estate, sono già adesso nel laboratorio. Questi sono operazioni officina sui tubi. E poi in questo periodo fino a novembre/dicembre saranno completate anche queste prove. Anche qui stiamo utilizzando le attrezzature tipo estensimetri che ci fanno imparare benefici e anche i difetti della soluzione, okay? E così possiamo migliorarlo. Prove sperimentali al fuoco, anche qui full scale, scala reale, stanno provate a City ICM in Francia, è il partner del progetto, nel forno più grande che abbiamo trovato a livello europeo. Così possiamo classificare e quantificare anche in questo caso i benefici della soluzione per fuoco. Siamo a metà del progetto e poi 2025 finiamo, poi vediamo cosa viene dopo. Speriamo di vedere qualche struttura come questa progettata e costruita con la nostra soluzione. Ovviamente non perché lo tifiamo, ma il nostro obiettivo, come vi ho detto all'inizio, c'è fare qualcosa per rendere un po' meno pesante, aumentare l'automatizzazione, eccetera, per cambiare, migliorare la situazione in officina, in cantiere, eccetera. Quindi speriamo che qualcosa di buono si può ottenere. Abbiamo pubblicato tante cose su queste idee. Alcuni non sono open access, però siamo qui, possiamo, se avete bisogno di leggere di più, posso fornirvi alcuni materiali, articoli scientifici e anche di conferenze. Grazie per l'attenzione, anche a questo punto dalla parte del tutto consortium LAST. Se avete delle domande sono adesso qua, anche dopo possiamo parlare. Grazie.